È mezzanotte inoltrata, sono appena arrivato al Wild Lake. Stasera dormirò qui nella Fisher House grazie al permesso del gestore Andrea. Domani mattina sveglia presto per iniziare la nostra sessione. Non so voi, ma tutte le volte che devo affrontare una sessione di pesca chiudere l'occhio mi risulta difficile, quindi ho pensato di preparare subito dei terminali per domani mattina, così perdo meno tempo e entro in pesca molto più rapidamente. Ci siamo appena svegliati e finalmente andiamo a pescare. Siamo alla posta 19, una postazione che mi piace parecchio, come tutte le altre del Wild del resto. Speriamo di divertirci. Quando pesco qui preferisco utilizzare i picchetti, per il semplice fatto che riesco a posizionare la canna indirizzandola direttamente verso il punto prescelto. Con un pod no. Pescando dalla barca preferisco utilizzare canne corte, chiaramente sono molto più comode sia in fase di calata che in fase di recupero del pesce. La treccia è obbligatoria perché pescando a distanze considerevoli si rischierebbe di non sentire partenze o comunque di perdere molti pesci, e quindi per ammortizzare un po' il combattimento andremo a creare uno shock leader in nylon, un diametro generoso, 60-70 può andare bene. Così facendo, oltre ad avere più elasticità nell'ultimo pezzo di lenza, avremo anche meno possibilità di rottura, per il semplice fatto che è un fondale ricco di cozze e di detriti taglienti, e un buon nylon di diametri appunto generosi è sicuramente più resistente di una treccia. Per questa pescata in solitaria ho scelto di venire alla posta 19 per il semplice fatto che lo frequento da più tempo questo lago, e la 19 in questo periodo so che può regalare emozioni. Sono andato a colpo sicuro sulla scelta degli spot. La prima canna l'ho calata di fronte alla penisola, mentre le restanti due le ho calate all'estremità dell'ansetta. Sicuramente la postazione in questo periodo è altamente redditizia, anche se le poche note a disposizione non sono di sicuro a mio favore, però ci proviamo. Le boilies che ho utilizzato per la pasturazione sono Scope Squid e formula tuna, garlic e black pepper, in aggiunta di pellet citrus, che è privo di olio, e qualche tiger nuts. Una pasturazione massiccia ci consente di rimanere in pesca con certezza. Il pesce di disturbo in questo momento non è ancora nella piena attività, ma comunque inizia a muoversi. Pasturando con poca roba si correrebbe il rischio di essere fuori pesca.
prima di calare le canne faccio un po' di plumbing per trovare dei punti puliti e duri, e per farlo sto utilizzando un piombo che poi toglierò per andare a mettere il sasso a perdere. Pescando dalla barca prediligo utilizzare montature con sasso a perdere per più motivi, ma in primis è il fatto di poter combattere un pesce senza avere nessun tipo di disturbo sulla lenza, contatto diretto tra canna e pesce e ovviamente pescatore. Questo ridurrà drasticamente la possibilità di perdere il pesce. Può sembrare semplicissimo pescare col sasso a perdere, ma ci sono alcuni piccoli accorgimenti da tener conto, soprattutto la dimensione del sasso, che essendo di peso inferiore rispetto a un piombo ma dimensione maggiore, ovviamente dovremmo cercare dei sassi di dimensioni importanti. Il peso è all'incirca 200 grammi. Utilizzando sassi di peso inferiore si corre il forte rischio di tornare a riva dopo aver calato a 200 metri di distanza e non aver più l'innesco al punto prescelto. Quando cerco i sassi vedo di scegliere quelli con la forma cilindrica, così facendo si fa molto meglio a inserirli nella camera d'aria e resteranno sicuramente più saldi rispetto a sassi di altre forme. L'assemblaggio di questa montatura è davvero semplice, è sufficiente utilizzare una camera d'aria e tagliare delle piccole listarelle dove poi andremo a inserire il sasso. Dopodiché prenderemo un pezzo di trecciato e andremo a legarlo attorno all'anello di camera d'aria per poi inserirlo nella clip portapiombo. In questo modo abbiamo la possibilità appunto di avere il nostro terminale perfettamente disteso sul fondale, perché il sasso sarà distante circa 2-3 cm dalla lenza madre. È un sistema comodo, semplice ed economico e soprattutto efficace per un posto come il White Lake. Wow! Ci siamo! Davvero meravigliosa, ragazzi, scaglie incredibili, un pesce davvero potente. Dopo una doccia rigenerante mi sono accorto di essere rimasto senza viveri, quindi toccate fuga al supermercato, poi si ritorna e si rientra in pesca. Queste non possono mancare. Questo è uno degli spot davvero interessanti. Ci sono molte cozze sul fondo nonostante l'acqua sia bassa, e appena sotto c'è scavato e sicuramente sono tane e posti dove le carpe stazionano. Come inneschi ho deciso di utilizzare delle boile sbilanciate, Scope Squid del 18. Questo perché?
perché in questo periodo dell'anno le carpe non sono ancora in piena attività, di conseguenza avere una boiles più leggera delle altre, cioè rispetto alla pastura, al momento dell'aspirata sarà la prima a sollevarsi e probabilmente la prima a entrare nella bocca del pesce. Il Wild Lake è davvero molto tecnico, è un lago particolare, molto particolare, dove la pesca è prevalentemente fatta in modo marginale. Ci sono davvero tantissimi spot da scegliere, dopo i più redditizi bisogna provare per capire quali siano, ma è una cosa unica, è davvero meraviglioso affrontarlo, perché tutte le volte sembra che hai capito come affrontarlo e invece c'è sempre da imparare. Davvero una meravigliosa regina, dimensioni non esagerate ma perfetta è dir poco. Il weekend è finito e di conseguenza anche la mia sessione. 2 pesci a guadino, di cui una slamata purtroppo, ma fa parte del gioco. Andata. Un consiglio che voglio darvi è di cercare di fare il possibile per fare più giorni di pesca in questo luogo. Catturare in poco tempo non è scontato e di conseguenza, avendo più giorni a disposizione per affrontare appunto questo luogo, sicuramente avrete più chance di catturare e di andare a casa soddisfatti. Ora entro in Fisher House a bere un buon caffè e salutare Andrea e magari, perché no, organizzare anche la prossima sessione.